è la Kings League, un evento di calcio a 7 tra perfetti sconosciuti che è riuscito a mandare sold out il Camp Nou e registrare un numero di spettatori più alti di quelli di un'intera giornata di Liga Spagnola. Con aspettative bassissime e completamente all'oscuro di quello che sarei andato a vedere, ho preso un volo per la Spagna per raccontarvi tutto questo. Avendo aspettative bassissime su questo evento, la mia idea era quella di farvi un vlog sul weekend alla scoperta di Barcellona, prendendo l'occasione di dirvi due cose. 1. Sono finalmente online le LUT per la color dei vostri video, link in descrizione. 2. Annunciarvi tutte le novità che arriveranno presto sul canale, spoiler a fine video. Perché ho cambiato idea? Semplice. La Final Four della Kings League è stata fuori di testa e si meritava un video intero. Quindi andiamo a vedere un po' quello che è il vibe dentro lo stadio, se può eguagliare un pochettino quella che è l'atmosfera di una partita normale, un po' l'età e vedere sta esperienza come andrà. Dai. Tra l'altro mi spaventano queste voci, cioè sembra di essere ambiente Champions League, ma che succede? Soprattutto perché il Camp Nou è tipo quella roba lì che a 2 ore dalla prima semifinale era praticamente già pieno, in un clima che ricordava più un concerto che una partita di calcio. Zero tensioni, solo good vibes. Here we go! Prima volta al Camp Nou? Cazzo, sì. Prima volta al Camp Nou anche per me, non so se sia sinceramente una bella cosa essere venuti per la prima volta per questo evento, ma magari lo è stata, è stata anche una giocata. Sarà una sorpresa, perché alla fine noi puntiamo su quello. Here we go! Dentro il Camp Nou. È pieno di gente. Giusto il tempo di ammirare il Camp Nou per la prima volta e guardare l'entrata trionfale del fondatore della Kings League con annesso trofeo, arriva la prima news bomba. Hanno appena annunciato che Neymar sarà uno dei prossimi presidenti della prossima Kings League 2024. Questa inizia a essere una roba grossa. Mi stai dicendo che ci sono potenzialmente 14 sconosciuti che giocheranno davanti a 90.000 persone. Esatto, immaginati cosa significa. È un sogno, ma anche le cose più semplici sembreranno difficilissime. Madonna. Non è solo tutto il contesto che Piqué ha organizzato benissimo, è anche il sogno di ragazzi che giocano in eccellenza, promozione spagnola, di giocare al Camp Nou davanti a 90.000 persone. Il livello è quello, no? Sì, il livello è quello, eccellenza, promozione. La prossima anno possiamo andare anche noi. No. Ok, forse io e il Miga eravamo effettivamente troppo scarsi in confronto a chi avrebbe giocato le partite, ma volendo anche noi ci saremmo potuti candidare al draft in cui sono stati pescati 12 giocatori delle squadre. Un modello molto simile a quello dell'NBA che grazie alle spiegazioni del Miga piano piano mi sta diventando sempre più chiaro. Il calcio d'inizio non è uno che va a battere al centro del campo, battono entrambe le squadre da il fondo del campo, chi arriva prima prende il possesso. Follia. È pazzesco perché l'atmosfera è praticamente quella che si potrebbe vedere in una partita vera. Sì. E come mi dicevi anche tu, un po' tutti tifano per tutti. Sì, perché alla fine è una giornata di festa tra tutti. Chi segna, va bene uguale. Di solito quanto dura la partita? Allora, dura 40 minuti, 20 e 20. Quando sta per finire il primo tempo, al 18° minuto, può succedere che si giochi tra 1 contro 1 a 6 contro 6. Quindi può succedere che di botto così 2 contro 2. E la decisione non veniva presa così a caso, ma al 18° veniva lanciato un dado da tutti i presidenti che avrebbe deciso il numero di giocatori rimasti. Quindi è uscito il 6, quindi è un 6 contro 6. Infatti il pubblico non ha preso. In uno stadio completamente in festa, con un'atmosfera super sana tra bambini e non, il dado non era l'unica variabile che poteva cambiare le sorti della partita, ma si aggiungeva ad altre armi speciali che venivano chiamate un po' a sentimento dai presidenti delle squadre durante i 40 minuti. È arrivato il rigore del presidente. Chi è il presidente in questo caso? Che sarebbe? Lo streamer abbastanza famoso. Sbagliato il rigore del presidente, tempi regolamentari finiti 2-2, era il momento degli shootout.
corri per il portiere della zona verde, sperando che li pari, e li sta parando. Riassumerei la prima partita della Kings League con una parola: intrattenimento. Innanzitutto il livello in campo è ottimo, mettici poi che il campo è piccolo, il ritmo è alto e le occasioni sono a pioggia, e lo spettacolo già di per sé è assicurato. E nel caso dovesse arrivare una partita un po' più tirata, un po' più noiosa, il buon Piqué ha pensato a tirar fuori delle carte che aggiungono delle variabili, come diminuire il numero di calciatori o aggiungere un rigore completamente a caso, e il risultato è molto vicino a quello dell'NBA di fatto, perché ci sono occasioni ogni 3 secondi e il risultato è qualcosa di letteralmente spettacolare. Inizia la seconda semifinale. Anche questo sbagliato. In Spagna, De Greg, che sarebbe l'altro presidente della squadra avversaria, c'è un detto che dice Greg sempre gana, cioè vince sempre. Quindi è sicuro che lui va a tirare il rigore E lo segna. 100%. Attenzione, il mica nuovo tipster. Due contro due. Solo un portiere e solo un giocatore per squadra. Ah no. Però vedi, la cosa figa di questo dado è che una partita non stava succedendo nulla, in 2 minuti 4 gol. Cioè, Sagra. Siamo quasi alla fine della seconda semifinale e confermo quello che ho detto alla fine della prima. Davvero grande intrattenimento, devo dire la verità. Intrattenimento di qualità, simpatico. Al di là dell'intrattenimento, alcune cose introdotte da Piqué sarebbero davvero epiche da introdurre anche nel calcio normale, tipo i 2 VAR a chiamata per squadra, ma soprattutto la cam sull'arbitro con annesso audio. Si poteva letteralmente sentire la motivazione di qualsiasi scelta importante. Oltre a questo, Piqué è riuscito a coprire ogni buco tra una partita e l'altra con battle di freestyle e concerti che hanno reso le 7 ore passate nel Camp Nou per nulla noiose, e di conseguenza con profitti clamorosi, dal momento che ha tenuto per 7 ore 94.000 persone in uno stadio che hanno mandato sold out chioschi e creato un introito assurdo anche con la vendita di merchandising tra sciarpe e magliette. Genio. Per iniziare la finale, 20 secondi. Non sono mai stato così tante ore dentro uno stadio senza annoiarmi, pazzesco, intrattenimento puro. Chiaramente vederlo su Twitch probabilmente non sarà la stessa cosa. Sicuramente per le Final Four mi presento anche il prossimo anno. Il bello in tutto ciò è che il vincitore ha un'importanza relativa. Anche dentro lo stadio non ci sono stati mai campanilismi, vincono un po' tutti, i tifosi si divertono. Piqué fa una montagna nelle skate, e ultimi ma non per importanza i giocatori, che sono persone normali e con questa partita, con questo evento, coronano il sogno di una vita di giocare davanti a 90.000 persone al Camp Nou.
Alla fine della fiera l'esperienza è stata clamorosa. Se avete la possibilità, alla prossima edizione andate nella Final Four perché vi divertirete, anche se non conoscete nessuno, se non sapete parlare spagnolo come me. Non capirete niente, ma vi divertirete perché è un format studiato in maniera perfetta. Prima di lasciarci vi dico due cose. La prima, appunto, che sono uscite le LUT con cui ho colorato tutto questo video. Questo video è stato creato solo con iPhone e tutto quello che avete visto è stato editato con le mie LUT che trovate in descrizione. Tra l'altro c'è uno sconto che si chiama Kings League, solo per le prossime 48 ore. La seconda cosa è che sto cercando di creare un format che si chiama Living the Dream, che vada a raccontare storie di calciatori, storie di sportivi in generale, quindi non solo calcio, che spero prenda la luce molto presto. Però è un format estremamente faticoso da portare avanti, soprattutto per me che non ho una cassa e un budget molto grande, anzi pare zero se vogliamo dire la verità. Quindi l'unica cosa che vi chiedo è il supporto con un'iscrizione e con un like, che sarebbe fondamentale per far crescere il canale e avere un pochettino di più rilevanza nell'andare a proporre anche a società e a calciatori la mia figura, per andare a creare dei contenuti con queste persone importanti. È un format che vi spiegherò col tempo, l'ho già spiegato ad alcuni ragazzi che sono sul mio gruppo Telegram. Se non sapete di cosa sto parlando, seguitemi su Instagram. Bella lì.